con voi direttamente dall'Italia Fulvio e dagli Stati Uniti Piero. Con viaggio tra cibo, curiosità, attualità e costume, per scoprire insieme come vivere al meglio tra la cultura europea e lo spirito americano. Pronti a unire gusto, salute e risparmio? Allora restate con noi perché Smart & Healthy sta per iniziare. Eccoci di nuovo amici, cari amici di Radio Centro Web, siamo qui in onda, sempre pronti, puntuali, 15 ore 15:05 e sono le 9 del mattino da Piero, insomma l'importante è che sia la terza puntata, il terzo appuntamento di Smart & Healthy. Ciao Piero, intanto buon pomeriggio a tutti e ben trovati alla terza puntata del nostro podcast. Buon pomeriggio o buongiorno, cioè noi ti diciamo buongiorno perché insomma sì, da me sono le 9 del mattino, da voi è più pomeriggio. Sì, sono ancora abbastanza addormentato oggi. Hai fatto colazione, hai preso il tuo caffeino, ma tu scusa, c'hai la moka o... No, abbiamo la macchinetta, la moka la moglie non piace più di tanto perché dice la trova troppo pesante, per cui utilizziamo la macchinetta per fare. Macchinetta a capsule? Quella capsule della Nespresso, sì. Allora non facciamo assolutamente pubblicità per nulla. No, assolutamente. Ma ok, no, perché sai, uno può pensare, no? Piero in America e uno pensa ai film americani, soprattutto quelli della polizieschi che hanno la brocca che trabocca di caffè, di acqua. Ma allora, se guardi nella realtà dei fatti è effettivamente così, nel senso che qui in America tutti in macchina hanno la brocca, come dicevi te, del caffè o comunque con qualsiasi tipo di liquido caffeinato, che a volte può essere anche qualcosa Pepsi che gli dà forza o comunque qualcosa da bere durante la giornata, qualcosa da bere, sì. Va bene, d'accordo. E detto questo, intanto ricordiamo il sito internet www.radiocentroweb.it, il canale WhatsApp dove potete trovare anche gli ultimi video. Ora piano piano li programmiamo, Piero li posterà, ha già postato il primo, il secondo è in via di definizione, insomma in questi giorni, se non l'avete visto, insomma andate a ricontrollare, insomma, o mettete, quando vi iscrivete al canale, che dovete iscrivervi al canale YouTube, mettete anche la notifica, che almeno quando viene pubblicato ve lo ritrovate, vi arriva la notifica. È un po' come Spotify, no? Anche questa puntata, anche Spotify, ma noi dobbiamo ripeterlo perché le persone poi dicono no vabbè lo faccio e poi non lo fanno. Anche quando andate su Spotify, Radio Centro Web Podcast, vi seguite e mettete la notifica, così almeno quando vi arriva la campanellina, vi arriva la notifica, vuol dire che abbiamo pubblicato, quindi senza ombra di dubbio c'è roba, c'è roba. Sì, allora diciamo tendenzialmente il video esce con una settimana di ritardo per ovvi motivi di editing, ma a parte quello il resto lo trovate tutto ai soliti orari canonici. Sì, certo, chiaro, sicuramente sì. E quindi insomma mi raccomando, state connessi con Radio Centro Web e soprattutto con noi Smart & Healthy. Esatto. Ok? Anche perché se no, io no, ma Piero prende il primo volo e viene a cercarvi tutti. Prendo provvedimenti seri, sì. Lasciamo questo argomento, sta diventando veramente allucinante, però vabbè, diciamo prendo provvedimenti seri. Sì, vabbè, dai, ci piace scherzare così, se no dai. Sì. Noi facciamo, è vero che ci sono altre trasmissioni in radio, aspetta, leviamo le notifiche
No, basta levare l'audio del computer. Scusatemi questa defianza, però ci sono programmi su Radio Centro Web come Cortocircuito dove la prendiamo molto alla leggera, ma ogni tanto anche noi, benché affrontiamo argomenti di attualità vera e propria e anche più seri. E oggi iniziamo a parlare di mangiare Finalmente, con sì, somma gioia. Con somma gioia dei nostri ascoltatori, perché ci hanno già brontolato che non parliamo sufficientemente di cibo, quindi a questo punto oggi cominceremo invece la nostra avventura culinaria. Cominciamo la nostra avventura culinaria con un argomento abbastanza scottante e su cui secondo me si può fare un buon confronto tra Stati Uniti e Italia, ovvero Fuffa-Guru delle diete. Perché Fuffa-Guru delle diete? Allora intanto io ti dico, secondo me prendere per buono, allora questo vale per tutto, non solo per le diete secondo me, ma senza addentrarsi tra lecito o non lecito, però tutto quello che viene prodotto su internet alla base è molto generico, e quindi insomma sì, si può parlare di qualsiasi argomento, in questo caso come ora stavi dicendo te, le diete, senza addentrarsi, noi non siamo né laureati in materia, quindi quello assolutamente non ci permette. Come si diceva nella prima puntata, non siamo esperti, quindi prendete tutto ciò che viene detto qua con un minimo di sale in zucca, come si direbbe. Flessibilità, diciamo così. Flessibilità. Però, diciamo, almeno per quello che mi riguarda, ciò di cui parlerò sarà basato su quella che è stata la mia esperienza personale e su quello che ho vissuto direttamente, quindi vi potrò dare anche delle opinioni in merito, da prendere, come si dice adesso, con il giusto peso, nel senso, queste sono state cose che hanno funzionato e sono valide per me, ma giustamente poi per ognuno è una cosa completamente diversa. No, certo, esatto, precisamente così, però, cioè, riprendendo anche il discorso di prima, cioè il discorso stavo facendo, tutti gli argomenti trattati su internet, soprattutto riguardanti, diciamo, la salute, perché poi uno magari non trova soluzioni, trova difficoltà, allora si attacca a internet, ed è lì che questi personaggi, ecco perché Fuffa-Guru, questi personaggi fanno leva e quindi insomma è molto generico l'argomento, cioè io posso dire guardate, mangiare la verdura è molto salutare, bene, questo è un dato di fatto, benissimo, appunto, però essendo una cosa non molto soggettiva, però insomma, essendoci problematiche soggettive, diciamo così, tipo allergie, intolleranze, qualche verdura può andarvi bene, qualche altra verdura no, quindi insomma già questo ti personalizza l'argomento, ti personalizzerebbe l'argomento. Solo che questi personaggi non lo fanno, dicono che va tutto bene, capito? E quindi vi vendono per tutto, per vendere questo, insomma. Sì, allora, diciamo, l'uomo fondamentalmente di base è onnivoro, quindi teoricamente uno potrebbe mangiare di tutto. È vero anche che, come giustamente dicevi te, la gente poi ha le allergie, ha le intolleranze e ovviamente ogni tipologia di alimentazione deve essere basata poi fondamentalmente su quello che il proprio corpo ci dice, perché non possiamo pensare di togliere, ora faccio un esempio assurdo, ma da domani tolgo tutta la carne e tolgo tutto il pesce. Sì, bene, ma in qualche modo poi sì, il resto lo dovrai prendere. In qualche modo sì, quindi vendono anche pillole magiche. Sì, no, lasciamo perdere il discorso pillole magiche e quant'altro, perché vabbè. Però, allora, detto questo, partiamo da
una delle più grosse differenze che è la tipologia di alimentazione che c'è qua e la tipologia di alimentazione che abbiamo in Italia. In Italia, grazie alla dieta mediterranea, siamo stati sempre abituati a mangiare più o meno di tutto in maniera grosso modo equilibrata e in maniera tale che alla fine il nostro corpo ne tragga beneficio. Qui la maggior parte dell'alimentazione che hanno è basata principalmente su proteine, è basata principalmente su grassi, è basata principalmente su roba gasata da bere. Quindi già questo sono tre cose che sostanzialmente non è che facciano propriamente bene al corpo umano, tendenzialmente. No, direi proprio di no. Forse direi messe tutte insieme non fanno assolutamente bene al corpo umano. L'altra cosa che invece secondo me hanno qui di buono e che potrebbe essere migliorata in Italia è il fatto che considerano quella che noi chiamiamo la nostra colazione come sostanzialmente quasi il loro pasto principale. Ok, quindi già c'è una differenza anche di stile di vita, ma anche di abitudini, perché noi sì, la colazione, lo diciamo sempre, è importante, è uno dei pasti principali e più importanti della giornata, però un conto è uno dei, infatti c'è anche il pranzo e la cena, ma farlo il più importante, quindi cioè lo puoi fare in vacanza un po' come faccio io ogni tanto quando vado in ferie e prenoto l'albergo e ho soltanto la colazione, ma poi so che devo stare fuori, quindi diciamo per non dover per forza sedermi a un tavolo a un ristorante, ma poter mangiare qualcosa al volo senza poi sentire la fame. Ecco perché insomma l'arte di essere fit senza fare la fame. Però uno può, cioè io di solito faccio questo ragionamento qui, mangio tanto prima tipo cammello per arrivare poi in fondo o comunque affrontare bene la parte centrale del giorno. Poi dopo poi non sempre, cioè non è un'abitudine di tutti i giorni, è un'abitudine di vacanza, diciamo così, cioè, anche se poi a cena la fame poi arriva, non è che non arriva, però anche lì è vero, tu dici dopo giustamente a cena la fame arriva perché poi se stai in giro tutto il giorno ovviamente consumi quello che mangi prima. Il problema è che poi mangiando troppo a cena vai a dormire che sei completamente o che comunque non hai ancora completato il processo della digestione, il che non diventa proprio il massimo no, andare a letto con cioè no, ma un conto è andare con qualcosina, un conto è andare con chili e chili, roba e roba. Esatto. Esatto. Dopo aver mangiato come se non ci fosse un domani. Sì, no, non è proprio il massimo della vita, effettivamente. Diciamo anche che in un periodo in cui siamo abituati a mangiare comunque in maniera molto sregolata, poi alla fine ne facciamo le spese proprio perché comunque non introduciamo quello che il corpo avrebbe realmente bisogno di ricevere, ma andiamo a sostanzialmente introdurre cose che o ci rendono soddisfatti al momento, oppure siamo tra virgolette costretti a mangiare per il poco tempo che abbiamo, perché poi sostanzialmente è anche quello. Sì, anche la velocità, quindi no, mangia piano, allena, invece sì, sarebbe bello. Invece sì, dice. Poi purtroppo non abbiamo sempre, diciamo così, sempre questa possibilità. Sì. Però non ci si può fare più che altro per una serie di specifiche, vedasi anche semplicemente il tempo che possiamo avere a pausa pranzo al lavoro, sostanzialmente. sì. Quello basta, fa già quello.
Però, allora, ritornando un attimino sull'argomento principale, perché fuffa Google delle diete? Perché spesso e volentieri, proprio quando ci rendiamo conto, iniziamo a renderci conto che abbiamo bisogno di cambiare qualcosa nella nostra alimentazione, sostanzialmente tendiamo a rivolgerci o a quello che io chiamo Dottor Google, che poi fondamentalmente è Google, un motore di ricerca, Dottor Google, e bello. Dottor Google, dove andiamo a cercare le cose più disparate e per non affidarci a qualcuno che è realmente esperto della cosa, andiamo a cercarci le notizie e proviamo a implementare, a volte avendo anche dei risultati, a volte invece rischiando di fare più danno, Sì. oppure andiamo a rivolgerci a personaggi più o meno affidabili, che però hanno un loro sistema predefinito. E questo per esempio è capitato anche a me e mia moglie quando abbiamo circa 16 anni fa ormai, sì, perché si parla del 2008-2009, avevamo necessità di dimagrire e ci siamo rivolti a una determinata persona che ci era stata consigliata. La conseguenza è stata che mia moglie alla fine è stata operata di calcoli biliari. Però. Perché? Anche lì. Perché questa persona per farci dimagrire aveva trovato questa dieta ipoproteica, Quindi, che praticamente scusa se ti interrompo, quindi sì, a basso contenuto di proteine, ipo, poco, iper, tanto per fare il prolisso, però almeno siamo chiari su questo. sì, a basso contenuto di proteine, dove sostanzialmente oltre a togliere, diciamo, la parte che in realtà avrebbe potuto dare poi forza all'organismo, aveva tolto le classiche cose che vengono tolte in qualsiasi dieta, quindi grassi, alcol, zuccheri e cose del genere. Così facendo aveva innescato un processo di chiamiamola infiammazione dei calcoli, che sostanzialmente ha portato poi al doversi rivolgere necessariamente alla parte chirurgica della sanità. Anche perché i calcoli biliari si rimuovono, Li rimuovono tendenzialmente con una laparoscopia, quindi con l'operazione perché con non laser. sono calcoli renali che Esatto. possono essere espulsi con la clean clean. Ci vorrebbe un noto lo troverò. un noto jingle, però vabbè, Esatto. fate battute. E battuta a parte, no, non sono quelli che possono essere espulsi appunto semplicemente bevendo, ma purtroppo devono essere rimossi chirurgicamente. Il secondo esempio che abbiamo avuto un po' più recentemente, all'incirca 2 o 3 anni fa, anche qui noto personaggio italiano su YouTube, ci ha fatto, gli si è chiesto una tipologia di alimentazione un attimino diversa per potersi disintossicare un po' dopo il periodo delle vacanze, e sostanzialmente dicendogli appunto che comunque si sarebbe stati negli Stati Uniti, quindi non avremmo potuto avere facilmente accesso a ingredienti che si trovano in Europa, e questo personaggio sostanzialmente ci ha proposto una tipologia di alimentazione basata su semini, TEF e cose simili, cose che comunque non era semplice trovare in ogni caso qua. Ottimo, bene. Ottimo, sì. Allora ti stoppo, siamo arrivati un attimo sul filo di lana per la prima mini pausa, il primo intermezzo. Riprendiamo con i semini,
perché i Va semini, bene. soprattutto quelli tipo di papavero, vanno sui cocktail buoni, ma Sì, ma quello è un altro paio di ma quello è maniche. un'altra Dopo storia. comunque se ne parla, dai. Torniamo tra poco a breve, a breve, a breve. Vabbè, ciao. Eccoci rientrati e dicevamo dei semini, semini di papavero, c'è un pub in centro a Firenze, sudamericano, Ok. che fa anche roba, che fa anche bevande analcoliche, quindi è molto consigliato, anche a mangiare molto buono. Non faccio nomi, però se volete sapere qual è dovete scriverci, così almeno c'è la scusa per scriverci. Però mette come guarnizione, come anche decorazione, questi semini di papavero. Poi invece voi li avete proprio mangiati. Io mangio semi di zucca ogni tanto. No, allora, noi praticamente una parte diciamo, degli ingredienti che dovevamo utilizzare erano sostanzialmente tipo semi di zucca, che comunque vabbè, si possono mangiare anche nell'insalata, sono anche buoni da mangiare, ma c'erano tipo vari semi di papavero, cose del genere, che comunque qui non è fondamentalmente così facile trovare, a meno di non andare in posti specifici e spendere una quantità di soldi allucinante. Quindi anche lì, perché è successo questo? Perché sostanzialmente questa persona aveva un proprio schema che seguiva, te gli potevi dire qualsiasi cosa tu volessi, che tanto lui ti avrebbe dato comunque questa tipologia di dieta. Quindi, ripeto, anche lì, prima di cominciare a fare qualsiasi cosa, prima di cominciare a fare qualsiasi dieta o qualsiasi tipologia di alimentazione che non sia quella standard, sentite innanzitutto quello che il vostro corpo vi sta chiedendo in quel momento e secondariamente cercate di capire bene chi sono le persone a cui vi state rivolgendo. E non solo, perché poi, come dicevamo prima di entrare in trasmissione, anche certi personaggi però possono, ma quello ci addentiamo nella seconda parte, nella terza parte, no, nella seconda, perché questo è l'intermezzo, come dicevamo, siamo nella pubblicità del Super Bowl. Sì, sostanzialmente sì. Anche se la pubblicità del Super Bowl dura più di questo intermezzo, però non abbiamo detto una cosa, che questa è l'ultima puntata del mese di gennaio. La prossima saremo già a febbraio. Saremo già a febbraio, ci staremo avvicinando al Super Bowl, altro momento topico per determinati eventi che verranno per trasmessi. Anche perché si parla di mangiare, la quantità di cibo e di bevande consumate durante il Super Bowl è a dei livelli incredibili. Perché allora qualcuno segue la partita in sé, ma anche quelli che non seguono e si accendono alla televisione, è un momento per ritrovarsi, è un po' come il giorno del ringraziamento, si ritrovano e esatto. gliene danno secche, li sgranano come se non ci fosse un domani, bevano, insomma. Sì, poi la grossa differenza fra Italia e Stati Uniti, per esempio, è anche il fatto che comunque quando ci sono eventi sportivi di questo genere, ma non solo, anche normali partite, hanno tutti il proprio frigorifero portatile con birre, tutti gli alcolici possibili e immaginabili, oltre alla carne che grigliano fuori dalle strutture, quindi hot dog, hamburger e quant'altro. No, certo. È proprio una tradizione diversa rispetto a quella italiana che abbiamo. Come giustamente dicete, è più un modo per ritrovarsi che non tanto l'evento sportivo di per sé. Poi alla fine è una semplice partita di football. Sì, cioè alla fine, allora, non tanto dire semplice in sé per sé, però cioè io posso essere tifoso di una delle due squadre, ma non tutti gli statunitensi, tutti gli americani sono tifosi di quelle due squadre. Sì, esatto. E quindi quelli che non sono tifosi, che non gliene dovrebbe fregare niente, si guardano il Super Bowl ugualmente.
è la scusa per ritrovarsi, giustamente, per stare insieme, passare una serata insieme e comunque per, sì, diciamo, per dargli un secchio sul cibo alla fine. Sì, cioè, no, vabbè, è una scusa per ritrovarsi, né più né meno, però. Sì, Però tendenzialmente è quello. E è un po' anche, diciamo anche una sorta di finale dei mondiali. Anche noi poi sostanzialmente ci sono le persone a cui piace il calcio, quelle a cui non piacciono, però alla fine è la scusa per stare insieme. sì, però un conto è farsi una birretta e mangiarsi un hot dog. Allora, ogni tanto, parentesi sulla parentesi. Allora, ogni tanto andavo, ora meno perché il tempo, gli impegni, una cosa o un'altra, purtroppo mi hanno tenuto fuori dallo stadio, no? Andavo, fissavo con degli amici, andavamo ogni tanto a vedere le partite di Coppa con gli amici, ok? E c'era il rituale di trovarsi fuori un'ora prima, perché a parte i controlli che ci sono per entrare, però partite di Coppa molto tranquille, perché anche, insomma, ho visto anche un Fiorentina Bayern Monaco, ma questo di Champions League, ma questo è un altro discorso. Però diciamo queste partite tranquille andavamo a vedere partite, ma anche di bassa qualità, diciamo così. Però c'era l'abitudine, il rituale di trovarsi un'ora prima fuori dallo stadio, un'ora e mezzo prima. Perché? Perché c'era il rituale del panino e della birra, della bibita, e quindi era un rituale. Però non è che dicevo, a parte c'è anche un altro paragone da fare, un'altra distinzione da fare, ma questo ci arriviamo dopo. È che insomma, panino con quello che uno vuole, con qualcosa di grigliato, qualche carne grigliata o con la porchetta, con quello che volete, e la birra. 1-1, non il risultato della partita, ma una cosa mangiata, una cosa bevuta, stop. Poi sì, magari dopo uno andava o durante la partita stessa o dopo la partita magari andava anche a cena a mangiare una pizza, ogni tanto andavamo, ma non sempre. E poi c'è da dire anche un'altra cosa, che voglio ricollegarmi a quello che stavo dicendo, le quantità, cioè le nostre quantità sono abbastanza contenute, le quantità americane sono quantità industriali, XX, cioè allora ogni tanto si vede in qualche film, qualche occasione di partite, non soltanto il Super Bowl, ma tante qualche partita di baseball, e già arrivano con il bucket di pollo che sembra un secchiello, un secchio, cioè non è che sembra, è sostanzialmente un secchio di pollo tendenzialmente. Ma quanti litri è il secchiello? Credo si sia intorno a 5 litri, credo si sia intorno ai 2. Ai 2 litri? Io avevo detto 5 addirittura. Sì, più o meno sì. Però è abbastanza, cioè, non è capitato anche di andare nei vari cinema almeno un paio di volte, forse anche 3, e se prendi tipo il classico pacchettone di popcorn, è realmente un secchiello che ne contiene uno sfascello. Sì, vabbè. Letteralmente. Sì. Ma sai, popcorn ancora sono mais, è mais cotto. Sì, ma non è solo, cioè almeno qui non è solo mais. Ah no, ci mettono e il sale e i vari salsine contro salse, tutto. Diventa un attimino più pesante rispetto rispetto a quello che sarebbe il mais di per sé. E anche qui poi si apre un argomento che poi è la salute e la gestione della salute negli Stati Uniti, vabbè. che sarà poi argomento di una delle prossime puntate. Vabbè, sì, in effetti. Perché anche lì ci sarà parecchio da parlare, a voglia, soprattutto differenze. A voglia a parlarne. No, anche perché il mais, sì, in effetti hai ragione, però anche qui hanno iniziato, cioè, allora il mais, se voi fate il popcorn
non tanto quelli, ma anche quelli in busta sono quelli salati, poi magari c'è qualche aroma e qualche enzima per la conservazione, però li fate a casa, mettete il mais sul fuoco, in padella, e li fate, ci mettete un po' di sale e sono quelli, stop. Quindi è solo la quantità, se ne mangiate un po' è mais, non vi fa male dal punto di vista calorico, glicemico. Certo, se mangiate una vagonata, qualunque cosa, come dicevano gli antichi greci, niente è veleno, solo la dose. È chiaro, anche se ti mangi questo vale per tutto, no? Esatto, si ride, ci scherziamo. Però ora, soprattutto quelli al cinema, fanno quelli col burro, che già il burro mi viene in mente non mi viene il nome, dopo ve lo dico, però mettono il burro, fanno quelli col cioccolato e quelli con varie altre schifezze, quindi le calorie e gli zuccheri salgono alle stelle, esatto. alle stelle, altro che Elon Musk con SpaceX, e arriviamo su Saturno direttamente da quanto siamo alti. Se stiamo attenti a nominare certi personaggi in questo momento, perché forse no, va bene, dai, l'ho detto perché per SpaceX, non perché per il personaggio non ci interessa. Bene, detto questo, il momento delle notizie, torniamo tra poco e niente, ciao. Eccoci, rientrati per l'ultima parte, dove dovremmo fare anche noi una versione extra large di Smart and Healthy, perché potrebbe essere una buona idea, dai. Come fanno gli americani che poi è una contraddizione. Gli Stati Uniti sono una contraddizione, e me lo puoi confermare anche te, perché hanno il tasso di obesità, di diabete più alto del mondo, più o meno, quasi, se non è il più alto, però poi hanno il sistema scolastico, che non so quanto durerà, però fino ad ora è durato bene, il sistema scolastico che ha delle leghe sportive NCAA, sì, alla stregua di quelle professioniste degli altri, non ti dico della propria, perché per esempio paragonare l'NCAA, la National Championship Athletic in questo caso, o comunque la lega universitaria del basket, dove le squadre di NBA attingono gli atleti, i giocatori, rispetto al campionato NBA stesso, non si può paragonare, perché i soldi e la differenza dei soldi. Sì, allora aspetta, perché c'è da fare una precisazione su questo. Allora, intanto giustamente, come dicevi te, le squadre professionistiche attingono ai campionati studenteschi e vari college eccetera, per ingaggiare gli atleti che poi diventeranno i futuri atleti delle varie squadre. Ma la grossa differenza che c'è per esempio con le società sportive italiane è che qui negli Stati Uniti hanno anche una sorta di sistema di funding, di crowdfunding, per cui sostanzialmente anche i vecchi, quelli che sono gli alunni, quelli che sono stati vecchi studenti delle università, spesso e volentieri fanno delle donazioni per aumentare il livello delle strutture e quant'altro. Quindi questo contribuisce anche tanto alle possibilità che poi queste società hanno di dare atleti professionisti. Tieni conto anche che buona parte di quelli che compongono la squadra statunitense olimpica sono sostanzialmente studenti di college. Sì, tendenzialmente. Infatti. No, ma il paradosso è che ci sono talmente tante persone con problematiche legate all'alimentazione, problematiche di salute legate all'alimentazione, e poi ci sono zone di eccellenza per la quale le gare di atletica leggera universitarie sono più seguite al pari dei campionati nazionali. Sì, vero. Cioè, capito? Cioè, tu l'hai visto, tu lo puoi anche vivere perché sei là.
sei negli Stati Uniti. La cosa bella che hanno qui da queste parti, per esempio, è anche il fatto che ora noi abbiamo un'amica che è un ex studente dell'università qua del North Carolina e nonostante siano ormai credo quasi una decina d'anni che è fuori dall'ambiente, però è comunque rimasta connessa diciamo, al lato sportivo e quando c'è qualche evento, qualche inaugurazione o qualche partita della squadra dell'università va comunque sempre a vederla, a fare il tifo per. Certo. Ed è per loro è una sorta di modo di rimanere legati a quello che è stato il loro ambiente universitario per anni. Sì, ma infatti no, però è curioso e insomma dovrebbero essere, grazie a questi ambienti dove vengono fuori anche dei campioni, anche degli atleti italiani che stanno studiando là negli Stati Uniti, gareggiano e competono in questi campionati universitari. Però poi dall'altra abbiamo il rovescio della medaglia pazzesco, incredibile, della non salute e vabbè, insomma è un ragionamento così. No, ma è vero. Allora, da questo punto di vista c'è da dire anche una cosa: il cibo, quello che noi consideriamo cibo sano, quindi frutta, verdura e simili, è quello che tendenzialmente qui negli Stati Uniti costa di più. Se te vai al supermercato, il cibo più economico è quello delle patatine, della bibita gasata, del gelato, della scatola pronta con di tutto di più dentro, che poi sostanzialmente è il cibo che viene consumato nella maggior parte dalle masse più povere. Sì, alla fine cioè, il paradosso è legato più alla parte economica, esatto, che non alla, ma a volte anche alla parte, secondo me anche alla parte culturale, cioè, però anche lì va di pari passo con l'economia, cioè te lo puoi permettere, allora puoi permetterti una cultura, l'accesso a una cultura diversa, e da lì allora anche il discorso di capire il cibo che fa male che è quello più salutare. È una, come direbbe il buon professor Sassaroli, è una catena di affetti che né io né lei possiamo spezzare. Lei si deve prendere tutto il pacchetto, purtroppo in questo caso. In amici miei era già diverso. No, allora diciamo, quello sicuramente c'è anche da dire il fatto che comunque negli Stati Uniti non c'è una vera e propria cultura legata al cibo come ci può essere da noi. Sì. Noi da questo punto di vista siamo abituati molto male, nel senso che abbiamo comunque una tradizione legata al mangia comunque un po' di tutto, riusciamo a sfruttare tutti gli elementi che abbiamo a disposizione nelle varie ricette, abbiamo anche molto un discorso di, come si può dire, proprio di cultura culinaria in sé. Sì. Cosa anche che di qui tradizione, esatto, cosa che invece qui non hanno assolutamente. E purtroppo fondamentalmente la loro cultura culinaria deriva da quella inglese. Per la maggior parte, gli italoamericani non hanno. Ma allora, gli italoamericani sono in alcune zone e comunque anche almeno per quella che è stata la nostra esperienza fino ad ora del cibo italiano qui negli Stati Uniti, è comunque una metodologia di preparare le ricette volte al loro gusto e non al nostro, perché non a quello europeo, diciamo. Non a quello europeo, perché altrimenti qui non lo mangiano, perché non sono proprio abituati. Non sanno che si fermano. Quindi se noi aprissimo uno street food di Lampredotto, non lo mangerebbero.
Allora, Magari lo facciamo più dolce. più salato casomai, però tendenzialmente più- avrebbero dei problemi inizialmente a mangiarlo, primo perché non lo conoscono e Vabbè, aspetta, non lo conoscono nella gran parte d'Italia, però, perché sì, è un allora, piatto quello è vero. prettamente Bisogna fiorentino ricordarsi barra anche toscano. quello. Sì, però l'italiano, se ci pensi, è molto più portato, Ah, no, anche se prova. non conosce la cosa, ad assaggiare, quantomeno. Poi magari ti può dire non mi piace o mi piace, lo adoro e quant'altro, però è molto più portato ad assaggiarlo. Ah, sì, Qui sì. tendenzialmente non lo assaggia, Non lo sai, non gliene può fregare di meno. non mi può fregare di meno. Cioè, io ho avuto un'esperienza un paio d'anni fa, avevo fatto un corso di italiano qui negli Stati Uniti ad un gruppo che poi sarebbe venuto in Italia a fare una vacanza Sì. e l'ultima sera del corso avevo preparato della focaccia e avevo preparato anche la schiacciata di Giorgio. Ah, oh. Quindi ovviamente avevo fatto quella con la crema così perlomeno è andato un pochino verso il loro gusto. Alcuni non l'hanno proprio toccata. Quelli che l'hanno assaggiata, la battuta maggiore è stata: ah, ma questa sa di qualcosa. Ah. Perché? Perché qui per esempio se mangi dolci è sostanzialmente zucchero allo stato puro, non ha un gusto. Beh, ottimo. Cosa che invece la schiacciata alla fiorentina sappiamo tutti che ha. Sì, va bene, ma le quantitative, ma se ne parlava anche quando ci siamo visti, quando stavamo progettando questa trasmissione, che il quantitativo di zucchero in generale, ma anche nello stesso pane, esatto, è molto maggiorata, non so se si dice, ma insomma è maggiorata rispetto all'Europa, all'Italia. Sì, decisamente. Di quanto in proporzione, lo sai? Allora, da quello che ho visto, nelle quantità ti direi un buon 20-30% in più, Ah. come minimo. Accidenti. Come minimo. Qui è veramente tutto zuccheroso il più possibile. Anche lì, per N motivi, per cui che poi apriranno tutta una serie di altre puntate, Certo, sì. però diciamo che è una cosa intenzionale. Per ora mettiamola così, poi lo specificheremo meglio. Quindi uno in America che ci vuole, se uno dice io vengo a trovarti, no? Mettiamo caso, verrò un giorno a trovarti fisicamente. Sì. Vado fuori a giro a vedere un po', voglio mangiare, non ti dico salutare, però non voglio accedere a questa quantità di zucchero. E Ok. come faccio? Quanto hai sul conto in banca? Ti faccio questa domanda proprio brutale. È così proprio gamba tesa. Così proprio a brutto, sì. No, allora, adesso non mi dire assolutamente la cifra, però l'idea No, che anche perché che non la so. essere. Ecco, perfetto. Al momento non la so. L'idea con cui bisogna partire è questa: se io ho la possibilità di potermi permettere quello che all'inizio di questa parte noi consideravamo come cibo sano, ho comunque la possibilità di mangiare in maniera, diciamo, tendenzialmente più salutare. Se non ho questa possibilità per n ragioni che possono essere il mio lavoro, piuttosto che ho dovuto affrontare delle spese inaspettate, quindi non sono in grado di poter accedere a una determinata tipologia di cibo, di sicuro non posso fare una cosa di questo genere, minimamente. Ma in assoluto o in parte? Cioè quindi uno che viene in America è costretto, cioè se hai i soldi contati, diciamo così, non per forza, i soldi contati dice mi prendo. Se hai soldi contati, non ti dico, ti conviene quasi andare a mangiare da un cinese, a un ristorante cinese o a un banchetto dello street food, ma più o meno siamo lì. Beh, il cinese, infatti. Paradossalmente mangeresti più sano lì. Vabbè, prendo. Cinese, asiatico e quant'altro, insomma. Vedi, allora cucina
la cucina dell'est Anche diciamo, perché dal Medio Oriente in poi è sicuramente più salutare che non quella statunitense effettiva. ci credo, sì. Quella è Quantomeno è più bilanciata, ecco, diciamola così. Quantomeno è più bilanciata. cioè, se io prendo uno spaghetto di soia alle verdure, insomma, è abbastanza contenuto nella quantità di zucchero. È abbastanza contenuta la quantità di zucchero, ti chiedono sempre comunque che tipologia di proteina vuoi metterci, quindi hai la possibilità di scegliere eventualmente se mettere una tipologia di proteina animale o vegetale. Diciamo sanno bilanciare molto di più la tipologia del pasto. A proposito di proteina, Mhm. mi è venuto in mente, e se io, vabbè, poi magari corro in altri, vabbè, se sono in vacanza no, però correrei in altri problemi, ma se mangiassi solo questo perché ovviamente, come ben tutti sanno, anche non sapendo la geografia, gli Stati Uniti sono un paese molto grosso, molto largo. Decisamente. Bene, quindi io quindi a seconda di dove uno va, se vado nei paesi del nord ci sarà un'alimentazione diversa rispetto a quelli del sud o quelli delle città più numerose, ok? E questo proprio ragionamento spicciolo, insomma. Sì, senza andare troppo nello specifico. Per noi ma se io allora iniziassi ad andare, cioè se io visitassi i paesi dove sono famosi per la carne di bisonte, per comunque il manzo, e mangiassi solo manzo, lo zucchero lì non ci dovrebbe essere, li nutrono a zucchero questi bisonti, che fanno? No, allora diciamo che intanto dovresti per mangiare in maniera sana e fare un discorso di questo tipo dovresti trovare delle fattorie o comunque degli allevamenti che non utilizzano roba chimica e non danno da mangiare roba chimica per gonfiare gli animali e per poterli diciamo portare al macello in anticipo rispetto a quello che è il processo normale, prima di tutto. Secondariamente, in base a dove vai, in base agli stati dove vai, devi capire un attimino anche qual è l'influenza culinaria che quegli stati hanno avuto. Sì, perché ad esempio negli stati immediatamente al confine con il Messico sicuramente hai un'influenza di tipo tra virgolette spagnolo, messicano, quindi comunque messicano e quant'altro, quindi comunque hai diciamo, una tipologia di pasto quasi sana. Se vai più verso tipo Louisiana, Tennessee, posti che comunque hanno avuto un'influenza più francese o comunque creola, lì trovi tanto fritto e effettivamente lì il fritto come tutti sappiamo o lo sai far bene oppure è una botta per il corpo che è qualcosa di allucinante. Sì. Va bene che fritta è buona anche una ciabatta, come dicevano i nostri nonni, però va saputo affriggere anche la ciabatta. Esatto, giustamente, va saputo fare anche il fritto fatto per bene, quindi alla fine anche quello, nel senso. Sì. A noi è capitato di essere a Boston e di aver assaggiato il piatto tipico che è la chowder, che sostanzialmente è una zuppa di gamberi, ma anche lì uno dice sì, zuppa di gamberi leggera, sì, peccato che insieme alla zuppa di gamberi sia sostanzialmente cotta nel formaggio fuso, quindi per carità ottima, buona, buona, però sostanzialmente per il corpo una botta di calorie non indifferente. Poi dipende anche dal formaggio. Dipende dal formaggio, però alla fine è comunque una botta di calorie non indifferente. Sì, dipende anche dalla fondata, sì. E poi insieme al formaggio cos'altro l'hanno messo, insomma. Sì, nel senso, cioè, se non mi ricordo male, tipo crostini di pane o cose del genere, quindi anche lì non è che ottimo. Dici, sai, zuppa di gamberi, sì, per carità di Dio, buonissima, ma alla fine è tutto il contorno che... Allora, pensando al burro, ora mi è venuto in mente,
con cui vengano fatti i popcorn. Mi viene in mente Giorgione Orto e Cucina, che di burro quando fa le ricette non è che ce ne mette pochissimo e è uguale. E vabbè, insomma, se andate è simpatico, però una volta secondo me varrebbe la pena andare a mangiare al suo ristorante in Umbria. Anche solo per divertirsi un attimo. Sì, certo. Però senza venire tanto lontano, anche in Italia, tante regioni del nord, il burro è uno dei condimenti più utilizzati. Sì, è vero. Sia freddo che caldo, quindi alla fine ci stupiamo di tante cose, ma poi sostanzialmente ne vengono anche da noi. Sì, c'è anche Quindi, alla fine ci sono due cose in comune che noi pensiamo essere tipiche solo di qua, ma che poi in realtà sono presenti anche in Europa. Vabbè, alla fine sì, l'Italia stessa. Ti vedo incantato. Ti vedo incantato, stavi pensando a... No, allora, a parte il fatto che mi sta venendo fame a parlare di mangiare, è come la mattina quando faccio la trasmissione con Andrea, che salutiamo il patrono a prescindere. Salutiamo il patrono a prescindere come al solito. Si parla, anzi martedì devo portargli anche la schiacciatina di San Colombano, che non c'è un San Colombano, no, magari sì, però vabbè. Non credo, non c'è la schiacciata, non c'è la schiacciata. No. La schiacciata di San Colombano non c'è. Bene, caro Piero, parlando di mangiare, come avevamo detto, siamo arrivati in fondo. Mi dispiace, siamo arrivati in fondo. Io sarei stato qui un'altra ora. Proseguiremo la prossima volta. Dai. Sono puntate che noi faremmo per ore, le 24 ore di Radio Centro Web. Anche perché poi c'è parecchio da parlare. Oggi abbiamo semplicemente intaccato la superficie, ma poi si andrà avanti anche nel discorso delle diete, nel discorso della salute, insomma c'è parecchio da parlare. Certamente. Bene, detto questo, io non mi resta altro che salutarvi. Ringrazio come sempre Piero di essere stato, grazie a te, anzi di aver condotto più che altro, che io ho parlato fino a un certo punto, ha parlato più lui, insomma se lui, io porto l'esperienza nostra, ma lui che sta là in America deve portare la sua. Giustamente. Ringrazio i nostri ascoltatori che stanno aumentando di settimana in settimana, quindi io li ringrazio anche solo per ascoltarci. Se non ascoltano tutta la puntata, ne ascoltano una parte, io li ringrazio comunque. Noi ritorniamo martedì prossimo, vedi, sono un cortocircuito in testa. Mercoledì prossimo, è il mercoledì 5. Mercoledì 5. Poi una puntata di febbraio, intacchiamo febbraio e niente, alla prossima. Ciao Piero. Ciao, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.